L'esecuzione di Huss e Jerome aveva causato un malcontento nazionale in Boemia. Era considerato un insegnante fedele e, come capita spesso, ora che era morto, i suoi scritti attiravano un interesse ancora più forte. Le guerre ussite cominciarono circa 4 anni dopo la morte di Huss e Jerome, nel 1419. Mentre il Papa e l'Imperatore riunivano le forze per reprimere il movimento ussita, il Signore preparò un salvatore. Zikra era uno dei generali più abili del suo tempo ed era il capo dei Boemi. Aveva perso la vista da un occhio durante una battaglia nel 1410 e più avanti nella vita avrebbe perso la vista anche dall'altro occhio, ma continuando a guidare le sue armate battaglia dopo battaglia, senza perdere. È uno dei pochi generali di cui si può dire che non perse mai una battaglia in guerra. Era un genio militare e a lui si deve l'invenzione della prima forma di carro armato. Si chiamavano carri da guerra ed erano scatole di legno rinforzate di acciaio su ruote di carro. Venivano mandate in battaglia con gli uomini all'interno e caricate di cannoni, balestre e pistole. Nonostante avessero molti contadini come soldati, con l'uso di tattiche intelligenti e con la provvidenza dalla loro parte, l'esercito ussita fu in grado di respingere le armate papali numericamente più grandi e meglio addestrate. Zikra combatté più di 250 battaglie nel corso della sua vita e respinse 2 crociate papali contro di lui, ma il suo destino non era di morire in battaglia. Invece sarebbe diventato vittima della peste nera. Ma prima di morire, diede ai suoi uomini delle istruzioni, dicendo che voleva comunque andare sul campo di battaglia insieme a loro. Disse ai suoi uomini di fare un tamburo con la sua pelle, ed essi lo fecero. Ed essi portarono il tamburo fatto con la pelle di Zikra, suonando mentre andavano in battaglia. Il suo posto fu preso da Procopio il Grande, che era un leader abile e coraggioso e sotto alcuni aspetti un generale più capace. I nemici dei Boemi, sapendo che il guerriero cieco era ora morto, pensarono che sarebbero allora riusciti a vincere. Il Papa Martino V organizzò un'altra crociata contro i Boemi nel 1427 e fu sconfitto. Poi organizzò un'altra crociata e fu sconfitto di nuovo. Nel 1431, sotto un nuovo Papa, Eugenio IV, fu organizzata una quinta crociata, ma ancora una volta le armate papali furono sonoramente sconfitte dalle forze ussite. Rendendosi conto di non riuscire a conquistarli con la forza, ricorsero alla diplomazia. Fu proposto un compromesso in cui apparentemente veniva offerta libertà di coscienza, ma in realtà venivano sottomessi al potere di Roma. I Boemi avevano specificato 4 punti come condizione di pace con Roma, che erano: la libera predicazione della Bibbia, il diritto di tutta la Chiesa a fare la comunione con pane e vino e l'uso della madrelingua nelle funzioni religiose, l'esclusione del clero da tutte le funzioni e autorità secolari. In caso di crimini, la giurisdizione dei tribunali civili valeva sia per i laici che per il clero. Alla fine le autorità papali si accordarono per accettare i 4 articoli ussiti, ma riservarono il diritto di spiegare, cioè di determinare la portata precisa al concilio, cioè al Papa e all'Imperatore. Su queste basi entrò in vigore un trattato e Roma, con dissimulazioni e frodi, ottenne ciò che non era riuscita a ottenere con il conflitto, introducendo la sua personale interpretazione degli articoli. Come era successo con la Bibbia, riuscì a stravolgerne il significato per arrivare ai suoi obiettivi. Spesso, quando Satana non riesce a sconfiggerci con un confronto aperto, cerca la tattica del compromesso. È una cosa che ha fatto ripetutamente nel corso della storia e nel corso della Bibbia. Cerchiamo di stare attenti, di essere saggi e operare con discernimento e soprattutto di essere risoluti. Stiamo dalla parte di Dio, qualunque sia la tattica che Satana usa contro di noi. Sia che sia il confronto o il compromesso, stiamo sempre dalla parte di Dio.